Ciao ragazzi, eccoci qua. Oggi vedrete questo video in differita. Oggi mi hanno praticamente investito. Vi racconto questo, farò questo video in modo da concentrarmi non tanto su quello che è successo, ma su come si è comportata la moto, che questo è l'obiettivo del video. Però devo spiegarvi un po' la dinamica. Allora, io su strada principale, classico, macchina dalla mia destra esce senza guardare e entra completamente nella mia corsia. Fortunatamente non stavo andando forte, ero sui 50 km/h, ma mi è uscita praticamente a 10 metri, praticamente da qui a lì è uscita la macchina e ha iniziato a girare verso di me perché voleva prendere la corsia. Non mi ha visto, mi ha visto solo nel momento dell'impatto. Quindi la macchina è uscita, io ho tentato, fortunatamente anche lì ero in piedi, quindi ho avuto una bella reattività perché sennò arrivavo diretto nella portiera senza neanche toccare i freni. Sono riuscito a buttare la moto tutta a sinistra, ma gli ho portato via completamente il muso, tutto il paraurti, parte del cofano, quindi è stato un impatto veramente importante, un impatto a 40-50 km/h contro al muso della macchina. Il muso della macchina è completamente tirato via, le lamiere, perché non era plastica ma erano lamiere, tutte contorte, divelte. Io la moto sono riuscito a scappare via, fortunatamente dall'altra parte non arrivava nessuno, sono andato giù per terra nell'altra corsia e sono andato a terra, strisciato e sono andato a terra. Questa è per farvi capire la dinamica. Quindi praticamente ho impattato tutta la parte sinistra della moto, non ho preso l'anteriore, adesso vi farò vedere, ma tutta la parte di serbatoi e marmitta, paracoppa ovviamente perché fa parte del serbatoio. Vi dico che mi è andata bene perché potevo rimanere fermo contro la portiera della macchina, potevo lasciare la gamba destra sul paraurti, ho alzato completamente, essendo in piedi, ho alzato al volo completamente la gamba e l'ho presa solo con la moto, ok? Quindi è andata benissimo. Detto questo, la moto praticamente tutto il serbatoio è andato a impattare, con le lamiere il serbatoio è stato tagliato, ok? Vi farò vedere, vi faccio vedere. Allora, praticamente la parte anteriore non dovrebbe essere stata toccata, ma la macchina ha preso qua. Qua non ho toccato perché vedo che è ancora tutto intatto, lo sapremo dopo quando Pancaldi aprirà la moto e vedrà sotto cosa c'è. Ha impattato da questa parte, il tampone ha fatto il suo dovere quando ho strisciato e secondo me ha fatto anche il suo dovere nella fase di impatto perché ha tenuto veramente molta forza. Il serbatoio qua in questo punto si è tagliato, si vede con qualche lamiera. Qua ho impattato il paracoppa che si è rotto frontalmente, in quello in carbonio, quello in alluminio si è un po' piegato, ma niente di che, ha preso appena. Pedalina, vedete la pedalina che è completamente girata indietro, totalmente, e la marmitta che è in aderenza, che è andata contro al forcellone, praticamente mi ha storto tutta la marmitta, mi ha tagliato la marmitta, fatto su un po', c'ho il tubo che è a 1 millimetro ha segnato anche il forcellone. Un po' i paramani, ma fondamentalmente nulla di che. Quindi, cosa tirarne fuori da questa vicenda? Prima di tutto che io sono in piedi e sto bene,
potevo essere all'ospedale per dei mesi. La moto secondo me si è comportata bene nel senso che nonostante l'impatto violento, a parte il taglio, che quello la lamiera ha tagliato il serbatoio, però la moto ha tenuto bene. Il serbatoio adesso qua è un po' spostato, è un po' indietro, ma se fosse successo in una gara in giro, sarei riuscito a comunque portarla a casa. Tant'è che la moto sono riuscito a portarla a casa perché il serbatoio destro si è svuotato completamente, fortunatamente non ha preso fuoco con la macchina, si è svuotato completamente, siccome la pompa è nel serbatoio anteriore sinistro, la moto andava ancora in moto, perché i serbatoi, come sapete, sono separati. Quello dietro io ce l'ho chiuso, quindi non ho avuto fuoriuscita di benzina da quello dietro, praticamente si è svuotato solo dei 3 serbatoi, solo l'anteriore destro, quindi è andata veramente bene. E la moto, nonostante l'impatto violento, sembra che abbia tenuto. Ve lo sapremo dire quando verrà aperta sotto, vedremo cos'è, ma non dovrebbe. Ci riserviamo, ma mi riservo, ma non dovrebbe. Quindi anche in questo frangente negativo, ma la moto si è comportata bene, nel senso che un forte impatto è importante, perché in quanto riguarda i materiali, nonostante l'impatto estremamente violento, si è comportata bene. Okay? Volevo farvi vedere una cosa in cui si è parlato sui forum, anzi mi farò un video dedicato, che era praticamente l'isolante dello scarico e la distanza del serbatoio dallo scarico. Va bene, ragazzi, io vi saluto, vi do la buona giornata e ci vediamo presto. Ciao!